Giocare è una cosa seria, affermava Bruno Munari, uno dei più grandi liberi pensatori del secolo scorso e il mio più grande riferimento. Ho preso questa frase alla lettera e l'ho condita con gli studi passati in grafica e in architettura. Ho presto capito che però la progettazione urbana e l'architettura proprio non facevano per me. Eppure non sarà un caso se il primo giocattolo che ho pensato, disegnato e realizzato è stato proprio una città, Archiville. Archiville è una città in cartone, in cui ogni parte di questo gioco è un pezzo della città. C'è un edificio, una casa, una strada, una fontana, ognuno dei quali presenta un incastro, un invito ad un incastro, per costruire la città in maniera sempre libera. L'unica regola di questo gioco è che non ci sono regole, se non quella di farsi guidare dalla libera immaginazione, dalla libera creazione. Si possono mettere gli alberi sopra le case sopra i fiumi sopra le colline. Si possono costruire delle Archiville lunghe, orizzontali, verticali, oppure delle Archiville compatte, ammonticchiate. Mi è capitato di fare molti workshop con questo gioco ed è stato incredibile vedere come tanti bambini costruivano tante Archiville diverse. E ricordo, proprio durante uno di questi laboratori, come una bambina in particolare usasse soltanto parti verdi, alberi, colline, montagne, prati, ed ha colpito incredibilmente la mamma, fervida cittadina, che si è chiesta se non fosse il caso di portarla un po' più in natura. A partire da Archiville ho delineato in modo sempre più chiaro i principi che guidano la progettazione dei miei giocattoli. Sapete, giocare è la prima forma di apprendimento, attraverso la quale i bambini, fin dai primissimi mesi di età, imparano ad esplorare il mondo che li circonda, imparano i principi di accostamento, i colori, le forme, il peso. E questo vale sia per i giocattoli di nuova invenzione, e anche per quelli tradizionali, esistenti, in cui le regole possono essere cambiate per creare delle interazioni completamente nuove. Prendiamo ad esempio il domino. Il domino è un gioco che tutti conosciamo, ci abbiamo giocato. Ogni tesserina ha due estremità in cui ci sono due numeri e vanno accostate alle corrispondenti di un'altra tesserina. E cosa succede se invece dei numeri mettiamo dei frammenti di un disegno? Immaginate, prendiamo un'illustrazione, dividiamola in parti, creando delle sezioni piccole, medie e grandi. E queste sezioni saranno la regola di accostamento ad altre tessere analoghe. Seguendo la regola del domino, andiamo a creare dei disegni, delle composizioni sempre nuove, in questo caso degli animali, delle creature fantastiche, in un'avventura visiva, super stimolante, innovativa e nuova per i bambini. Partendo da qui abbiamo creato un gioco sopra un altro gioco esistente. I bambini imparano a categorizzare il mondo attraverso icone, simboli universali che rappresentano gli edifici, gli oggetti, la natura, i paesaggi. Sono capaci di vedere in un palazzo con le scale, in un palazzo rosso con le scale, la caserma dei pompieri, o in una linea verde disegnata in un foglio, il prato. Questo è un principio incredibilmente importante che distingue i giocattoli che io chiamo innovativi e stimolanti, rispetto a quelli che io definisco dei pupazzi statici. Definizione che non implica alcun tipo di giudizio, sono soltanto dei prodotti fatti e finiti che rappresentano il supereroe del momento, o il personaggio di un cartone animato, o una Barbie. Sono dei prodotti perfettamente realizzati che però non creano alcun tipo di interazione elaborata, sono perfetti per quello che si chiama gioco simbolico di finzione, per esempio quando si portano in giro due bambole, quando Superman combatte contro il mostro. Ecco, io non progetto quel tipo di giocattoli, cerco di togliere il più possibile ai miei prodotti, li chiamo quasi dei prodotti incompleti, c'è bisogno della magia del gioco, del giocare, del bambino, che attraverso queste sue azioni, questo gioco, riesce a completare l'oggetto, completare il prodotto, lo rende reale, lo rende vivo. Per esempio, Cavalcade, questa collezione di animali dondolo che vedete alle mie spalle, è realizzata a partire da un unico asse di legno, tagliato in varie parti, poi colorato, e va a definire una serie di animali. Non sono dei reali animali, più che raffigurazione di reali animali sono delle icone.
Quindi la giraffa la si capisce perché c'è il collo lungo e giallo, la zebra perché ha delle striature bianche e nere, anche se è uguale per dimensione e per forma al cavallo. Ci avete mai pensato che i bambini vivono in un mondo di adulti? Ce l'ha raccontato Enzo Mari. Ed è per questo che hanno bisogno di un mondo alla loro dimensione e alla loro misura, con cui potersi confrontare, con cui potersi conoscere ed imparare. Ed ecco quindi che i giocattoli diventano strumenti perfetti per loro, per poter imparare. Sono degli oggetti esattamente fatti con un linguaggio loro consono, alla loro misura, alla loro proporzione. Durante un cantiere di una scuola per l'infanzia, l'architetto ha deciso di invitare i propri clienti ad una visita, in questo caso i bambini. Eccitati e felici di questa incredibile avventura che stavano per fare, hanno però fatto notare all'architetto come dall'interno delle loro aule non riuscissero a vedere l'esterno, le finestre erano troppo alte. Ci avete mai pensato? Ho voluto giocare con questo scarto di scala nell'ultimo grande progetto in tutti i sensi che ho realizzato. Animal Factory è una collezione di animali realizzata in tubolari d'acciaio, in scala reale, che rappresentano animali diversi. Sono degli oggetti da mettere nelle scuole, nei parchi pubblici, nelle città, nelle aree fitness. Sono oggetti che invitano alle interazioni più diverse. Ci si può appendere, ci si può dondolare, ci si può sedere, ci si può legare la bicicletta, ci si può fare un esercizio fisico completo. Possono diventare anche dei punti d'incontro. Pensate quanto bello sarebbe darsi appuntamento alla giraffa o al coccodrillo. Per la prima volta mi sto confrontando con il fatto di non essere soltanto un progettista, ma anche un genitore di un piccolo Galileo che ha poco più di 1 anno. Ed osservo in modo critico come lui sia attirato in egual modo dai giocattoli che noi consideriamo creativi e stimolanti, anche da quelli più commerciali, più privi di senso. Mi chiedo quale sia l'importanza di presentare più gli uni rispetto agli altri. E credo fermamente, che sia molto importante dare quelli che stimolano la fantasia, l'immaginazione del bambino. E non è di certo il materiale a determinarla. E allora mi chiedo perché noi, tanti genitori che ci riteniamo moderni, attenti a questi principi, ci ostiniamo a prendere dei prodotti in legno, belli, che per di più costano molto di più rispetto a quelli in plastica. Penso che la risposta sia perché è davvero importante educare i bambini alla bellezza. Alla bellezza intesa come accostamento di forme, di colore, alla bellezza intesa come suono dei materiali, come tatticità, come composizione, come design. Sulla stessa linea di principio mi chiedo quale sia, con l'avanzare dell'età del bambino, il limite tra analogico e digitale, tra i giochi che scegliamo noi adulti e quelli che invece vorrà lui, bambino, perché viste la TV, ispirate al cartone animato o visti dal compagno di classe. Sono certo che le imposizioni assolute non siano mai positive, come in ogni cosa serve buon senso ed equilibrio. Ciò che è importante per noi genitori e progettisti è di non vivere in un pianeta diverso, lontano dalla realtà, ma essere qui oggi, essere in grado di rispondere alle loro domande. Ecco che uno tra i tanti temi sensibili attuali c'è sicuramente quello della forma del corpo, della diversità, dell'identità, dell'inclusione. Credo che sia giusto e importantissimo educare i bambini a questi temi, anche attraverso il gioco, insegnargli l'accoglienza, il rispetto, l'accettazione. E concludo il mio discorso con l'ultimo gioco. È un memory, si chiama Siamo tutti pari. Non è un memory tradizionale dove vanno accoppiate le tessere identiche. È un memory diverso perché è un memory delle parti del corpo e proprio enfatizza la diversità.
Mi ripeto, non bisogna cercare due tessere uguali, bisogna cercare due tessere simili. E quindi ci sono due mani, una alla pelle scura e una alla pelle chiara. Ci sono due orecchi, uno all'orecchino e uno è senza. Ci sono due gambe, una alla protesi e una alla cicatrice. E poi ci sono anche 4 tessere che rappresentano le parti intime. Perché 4? Perché credo che ora, nel 2022, sia giusto e importante educare i bambini e le bambine che le libertà che non ledono gli altri devono essere considerate un diritto e che non ci sia un giusto e uno sbagliato. Non pensate? Wow.